are your Italian listening skills? Let's find out with 3 different Italian clips. First, you will listen to the clip with Italian subtitles. Then I will ask you a couple of questions to see how well you understood what was going on, and only after I will give you the correct answers. We will start with the easiest clip and then we will move on to some harder ones. So, let's get started. Clip number 1. Allora, di preciso che cosa cerchi? Beh, sto cercando un regalo per sorella Thelma e il signor Sprock. È il loro anniversario. Anniversario? Sì, stanno insieme. Vivono insieme da 6 anni. Ah. Ti dicevo che io studiavo in un college dell'East Coast. In un college? Sì, studiavo per diventare professore di storia, ma mio padre morì e mia sorella non poteva restare qui sola. Mi supplicò di non farla mai più ricoverare, mi disse che si sarebbe uccisa se l'avessi fatto. Questo è successo 9 anni fa. Question number 1. What kind of present is Novely looking for? She's looking for un regalo di anniversario, un regalo di compleanno, un regalo di Natale. This might be a little difficult, but the answer is un regalo di anniversario per sorella Thelma e il signor Sprock. Great job! Question number 2. How long have Sister Thelma and Mr. Sprock been living together? Da 7 anni, da 6 mesi, da 6 anni. Number 3. Da 6 anni, for 6 years. Question number 3. What was Forney studying in college? He was studying to become un professore di inglese, un professore di storia, un professore di matematica. Un professore di storia. A history professor. Now, let's look at what was said with subtitles. Allora, di preciso che cosa cerchi? Beh, sto cercando un regalo per sorella Thelma e il signor Sprock. È il loro anniversario. Anniversario? Sì, stanno insieme. Vivono insieme da 6 anni. Ah. Ti dicevo che io studiavo in un college dell'East Coast. In un college? Sì, studiavo per diventare professore di storia, ma mio padre morì e mia sorella non poteva restare qui sola. Mi supplicò di non farla mai più ricoverare, mi disse che si sarebbe uccisa se l'avessi fatto. Questo è successo 9 anni fa. Clip number 2. Try to listen and understand the general topic of the conversation. Ho fatto una scelta molto, molto difficile, che è quella di comunque di prendere e partire, andare a Los Angeles e vivere a Los Angeles. Perché? Ho sempre viaggiato tantissimo per lavoro, anche quando avevo aperto il blog l'avevo aperto da Chicago, quindi comunque sono sempre stata orientata a un pubblico il più possibile internazionale, quindi mai rinnegando il fatto di essere italiana, però ho sempre cercato di non avere confini. E Los Angeles mi è piaciuta tanto perché era una città molto diversa da tutte quelle che avevo un po' vissuto e non so, mi affascinava tantissimo comunque la storia della città, il fatto che ci fosse Hollywood, che chiunque fosse molto artistico, cioè che chiunque facesse qualcosa legato all'arte. Mi è piaciuta così tanto che ho deciso, vabbè, provo a stare qua qualche mese, poi vedo come va, e poi alla fine mi sono trovata a vivere lì, viaggiando sempre comunque tanto fra una cosa e l'altra e tornando spesso anche in Italia, però ho vissuto lì fissa 4-5 anni. Let's get straight into the questions. Question number 1. What's the clip about? The clip is about la decisione coraggiosa di Chiara di trasferirsi a Los Angeles quando era più giovane. Chiara's brave decision to move to Los Angeles when she was younger. La decisione coraggiosa di Chiara di aprire il suo primo blog. Chiara's brave decision to open her first blog. La decisione coraggiosa di Chiara di non tornare mai più in Italia. Chiara's brave decision to not go back to Italy ever again. Well, the first option is the right one, so well done. In fact, Chiara decided to move all the way from Milan, Italy to Los Angeles to live and work there for a couple of years. If you want to review everything I went over in this video and get the links to the clips that I've showed you,
Well, I have a free PDF for you to download in the description below. Question 2. What did Chiara do when she was in Chicago? She ha aperto il suo blog personale, ha aperto un negozio di vestiti, ha creato un suo sito internet. The correct answer is number 1. She opened her own blog. Ha aperto il suo blog personale. Chiara started her career as a fashion blogger and opened her blog called The Blonde Salad 12 years ago. Question 3. Chiara lived in Los Angeles for almost 2 years. Is that vero, true, or falso? False. Yes, the correct answer is falso, false. She said that she lived there for 5 years, per 5 anni, and that she loved it. Let's rewatch the clip with Italian subtitles. Una scelta molto, molto difficile, che è quella di comunque di prendere, partire, andare a Los Angeles e vivere a Los Angeles. Perché? Ho sempre viaggiato tantissimo per lavoro, anche quando avevo aperto il blog l'avevo aperto da Chicago, quindi comunque sono sempre stata orientata a un pubblico il più possibile internazionale, quindi mai rinnegando il fatto di essere italiana, però ho sempre cercato di non avere confini. E Los Angeles mi è piaciuta tanto perché era una città molto diversa da tutte quelle che avevo un po' vissuto e non so, mi affascinava tantissimo comunque la storia della città, il fatto che ci fosse Hollywood, che chiunque fosse molto artistico, cioè che chiunque facesse qualcosa legato all'arte. Mi è piaciuta così tanto che ho deciso, vabbè, provo a stare qua qualche mese, poi vedo come va, e poi alla fine mi sono trovata a vivere lì, viaggiando sempre comunque tanto fra una cosa e l'altra e tornando spesso anche in Italia, però ho vissuto lì fissa 4-5 anni. One of the many reasons why non-natives Italian speakers struggle with Italian speaking is that they're not exposed enough to how Italian is actually used in real life. This is why I personally recommend Fluent2 to all my students and non-native friends. Fluent2 teaches you Italian through real-world content. It takes short little clips like the ones I've been using and turns them into a real lesson, and once you feel like you've learned enough, you can test your knowledge thanks to the many quizzes you get access to. In fact, I have a free Fluent2 trial for you in the description below. Go check it out. I think it will really help you. TED Talk. Il potere delle parole. The word's power. Focus on understanding the point she's trying to make. Noi non possiamo fare a meno delle parole, eppure siccome la lingua madre ce l'abbiamo da sempre, praticamente gratis da quando nasciamo, non ci pensiamo mai abbastanza. Eppure ogni parola che noi scegliamo ha un sacco di usi, serve a un sacco di cose. La prima cosa che noi facciamo con la lingua è questa. Descriviamo la realtà che ci circonda. Question 1. All right, our first question is, according to the girl in the TED Talk, do people give enough importance to their own mother language? Sì, yes, no, no, non lo dice. She doesn't say. The correct answer is no, they don't. In fact, she says that each one of us is born being able to speak almost automatically without thinking too much about it, so it is as if this gift was given to us for free, gratis, in the Italian language. Question 2. Every word we use has multiple purposes. Vero, true, or falso, false? Yes, here the correct answer is vero, true. She underlines how each word we choose to use has different usages and is needed for different things. Serve a un sacco di cose. Final question. Question 3. What's the first thing we use a language for? We mainly use a language to describe the world around us or
as she says, descriviamo la realtà che ci circonda. Let's listen again, but with subtitles this time. Noi non possiamo fare a meno delle parole, eppure siccome la lingua madre ce l'abbiamo da sempre, praticamente gratis da quando nasciamo, non ci pensiamo mai abbastanza. Eppure ogni parola che noi scegliamo ha un sacco di usi, serve a un sacco di cose. La prima cosa che noi facciamo con la lingua è questa. Descriviamo la realtà che ci circonda. Now I have the perfect video for you to watch next. Thanks to this video, you'll finally be able to have a clearer idea on the Italian spelling and pronunciation of words, the usage of questions, and how to ask questions.